Bella raga, oggi andiamo a recensire tutte queste pelli. L'ho acquistate tutte e oggi andiamo a vedere qual è la migliore su Amazon. Vi lascio il link in descrizione e voi potete andare a prendere su Amazon. Non tutti, perché qualcuno l'ho rimediata. Piccolo disclaimer, ste pelli sono quelle economiche, perché secondo me la pelle serve per esercitarsi e non per fare i disegni da andare a vendere alle mostre. Quindi io penso che spende un sacco di soldi, tipo 40-100 euro per una pelle, è un po' sprecato, quindi ne compro a prescindere, raga. Naturalmente questo video contiene considerazioni mie personali, potete commentare se non siete d'accordo e comunque sia lasciate un bel mi piace. Come potete vedere le pelli sono veramente tante e secondo me ce ne so ancora molte altre. La prima grande differenza è la grandezza, ce ne sono alcune più piccole e altre più grandi. Naturalmente cambiano anche gli spessori, questa è da 3 mm, questa è una sottiletta. Questa ad esempio è veramente fina. I colori sono tutti diversi perché è in base alla miscela che viene fatta. Guardate la differenza di misura già, questo è in formato A4, questo è in formato a 5, a 6, non lo so. Comunque guardate lo spessore, sono due cose completamente diverse, il colore cambia anche lui. Poi vi dirò alla fine quella che mi piace di più e quella che uso. Allora, ce ne sono alcune che praticamente, se voi vedete, sembrano uguali, non sono proprio uguali. Infatti, guardate qui la differenza di colore. Questo è dovuto alla miscelazione della gomma, guardate. Queste sono le piccoline, queste sono le grandi, che sono tutte di colore diverso. Vedete? Dal rosa al giallo, al marroncino, più chiaro, più scuro. Questo dipende dalla miscela che viene utilizzata quando viene fatta la gomma. Quando tatuate su pelle vera, una cosa che conta è l'elasticità della pelle. Quindi se io prendo qua la pelle, si dilata e si stringe. Stessa cosa dovrebbe fare una pelle buona. Se vi pensate di poter trovare una pelle elastica su Amazon, vi sarà sbagliato. Sicuro non ce la trovate. Comunque, vi ripeto che queste sono cose per esercitarsi. Cioè qui si fanno anche le schifezze tipo questa. Cose uscite male, perché se non le proviamo qui, raga, ma dove dobbiamo provare? Queste a mio avviso servono per provare la profondità del lago con la macchinetta, la velocità, prendere la mano, la manualità. Per fare i disegni, raga, ci stanno i fogli alla carta, o se no andate su pelle vera. Cioè, quello che dico io, no? Ma se uno deve spendere 40, 50, 60, 80, 100 euro, anche 140 euro, ho visto pelli a 4, ma a sto punto regalatevi un bel tatuaggio a un amico vostro e io lo fate su pelle vera. Se invece state ai prime armi e non siete capaci a tatuare su pelle vera, ma a sto punto, lo sai quante pelli dovete fare prima di andare su pelle vera per esercitarvi? Cioè la pressione della macchinetta, tutti questi fattori li dovete sperimentare su pelle finta. E la pelle finta, se costa, non la comprate. Le pelli quelle che costano 100 euro sono per i tatuatori, se vogliono sperimentare un nuovo stile, ma che faranno magari un tatuaggio al mese su pelle sintetica. Quindi se le possono permettere quei 100 euro. Ma se voi state a cominciare, queste sono le pelli che dovete comprare. Queste 3 euro, 2 euro, 5 euro massimo. Allora io inizierei a parlare di questa pelle, che secondo me è la più brutta. Anche se dalla foto su Amazon è figa, quando ti arriva sta cosa. Allora raga, è dura, non so se si vede bene il colore perché ci sono le luci, ma è un marroncino proprio brutto, marroncino rosa brutto, ma è finissima, guardate quanto è fina. Allora sta pelle non si pulisce, cioè tu ci puoi passare tutto quello che ti pare, la pelle non la pulisci, rimane sempre la macchia d'inchiostro, perché c'ha una consistenza diciamo parecchio farinosa, però è morbida. Guardate i segni dell'arrotolamento come rimangono, cioè questo sta a significare che l'elasticità non c'è. Si va a stiro, rimangono comunque sia i segni, vedete? A me sta pelle mi fa un po' schifo, non mi ricordo manco quanto l'ho pagata. Anzi, vi dirò di più, questa secondo me mi hanno regalata con qualche kit che ho comprato e quindi si butta. Poi c'è lei,
che, come vedete, è molto più lucida. L'elasticità, diciamo, è la stessa, è un po' più siliconica, però già è più carina, perché quando andate a tatuare con la vasellina o con l'olio Johnson si pulisce. Rispetto a quell'altra è un po' più spessa, quindi vi potete pure esercitare a fare un po' giochi con la pressione. Riuscite ad andare a vedere quanto spinge con la macchinetta. Quell'altra a bucare subito. Se la arrotolate, vedete, rimangono molte meno pieghe e comunque è più lucida, non lo so. Questa come formato piccolo secondo me è già, non dico buona, una scelta che potete fare. Poi abbiamo lei, questa è l'unica pelle bianca che esiste sul mercato. Sta pelle ce la facevano usare alla scuola, ma non perché fosse buona, ma perché costava poco. C'era un fornitore cinese che gliela portava. Vi ricordo che queste sono tutte pelli cinesi. Non so se si vede, ma è abbastanza trasparente. È molto buona per disegnarci sopra, quindi se dovete fare dei freehand. L'unico problema è che sta pelle pure è farinosa e quindi quando andate a cancellare con la vasellina o con l'olio o lo fate subito o non si cancella più, raga. Lo spessore è diciamo medio, 1,5 mm, quindi per esercitarvi con la pressione è buona. Questa era anche molto buona per fare il microblading col tool delle sopracciglia, era molto buona perché ti riuscivi a fare lo stencil a matita col righello e poi andare a tatuare, non con la macchinetta ma col tool. Pure con la macchinetta potete fare, ma sempre effetto pixel. Se ci andate a fare disegni con aghi soprattutto grossi, non lo so, io la butterei. Finiamo quelle piccole con questa che c'ha un bel packaging, si apre come una sottiletta. Allora, questa pelle qui, se vedete, è molto elastica, sembra veramente una pelle professionale. Guardate quanto è elastica. Il problema è che lo spessore è veramente poco, è 1 millimetro. Con 1 millimetro non ci fate niente. Però guardate, questa diciamo è la pelle più morbida che ho trovato. Gli potete fare quello che vi pare. Se sta pelle, io lo dico, se sta pelle l'avessero fatta 2 mm come questa, che ne ci voleva tanto, era il doppio. Questa, raga, era la meglio pelle per fare la sintetica. Cioè, guardate la trasparenza. Io te l'appoggio qui, si vede il tatuaggio sotto. Pensate quanto è fina sta pelle. Io dico, sti cinesi hanno fatto 30, ma fare 31, no? Ci metti un millimetro di più e quindi pure questa si butta. Fino adesso non vi ho parlato dei prezzi, perché raga, queste non è che ho preso tutte insieme. Col passare del tempo me le sono accumulate e quindi ho deciso di fare questa recensione. Comunque questa rimane, per questo formato e questo spessore, la migliore pelle su cui tatuare. Se però vi siete stufati di fare chilometri di righe, sfumature, vi siete un po' imparati e volete andare a uno step successivo e fare magari un bel disegnino carino, allora quest'altro formato è quello che vi interessa, perché guardate, qui ci potete fare qualche sketch, qualche disegnino, sì, un tatuaggetto, però se volete fare una cosa un po' più grossa vi serve spazio e diciamo A4 secondo me è la misura ideale. Passiamo quindi a parlare di queste qui grandi, che come vedete sono tante. Io qui ce n'ho 1, 2, 3, 5, ma se andate su AliExpress, su Alibaba, ce ne sono un fottio, raga. Dipende tutto dalla miscela che usa il costruttore o la fabbrica. Per China. Allora, andiamole un po' a vedere. Per prima qui potete vedere questa, ci ho fatto pure un po' di righette col 3 RL mi sembra. Sta pelle non sarebbe manco male, perché è abbastanza morbida, non si piega, però c'ha un piccolo problema. Questa, come anche questa sotto, mo dopo andiamo a vedere. Se vedete tutto il salone blu, questo praticamente è lo stencil, che io non capisco perché da sta pelle una volta messo non si leva più. Io ho applicato lo stencil, ho tatuato, l'ho pulito, qui se vedete non è tatuato, però lo stencil è rimasto tipo un alone proprio intorno, eppure sull'immagine
Vedete qua in mezze righe c'è sta ancora il blu, c'è sta, guarda dietro. Qui avevo fatto una prova con lo stencil, l'ho cancellato subito regà, col prodotto l'ho cancellato con questo che è fatto apposta per la rimuovere lo stencil cleaner, è a base d'alcol e questo regà leva lo stencil dappertutto. A proposito, c'è sta il link su Amazon, sulla vetrina mia. E niente, sta pelle diciamo è come se fosse un po' porosa, un po' granulosa e quindi lo stencil non va via e quindi l'ho un po' abbandonata. Poi c'è questa c'ha un colore un po' più marroncino e ci si disegna veramente bene, sempre del spessore da 3 mm. Queste pelli diciamo non sono indicate per fare pratica con lo spessore, ma più che altro per disegnare. Quindi se dovete fare magari un realistico, un disegno caruccio fatto bene, ce lo fate. Però anche questa, guarda come è rimasto lo stencil sotto. Questa ancora di più, cioè qui ci ho pure tatuato, ci ho lavorato con la vasellina. Qua un po' di meno, ma guarda questo, cioè si vede proprio il blu, vedi? Non lo so, cioè mi è piaciuta tanto per lavorarci, perché poi durante il lavoro si pulisce pure bene l'inchiostro, però poi c'ha sto difetto e quindi abbiamo abbandonato pure questa. Allora, poi abbiamo sta pelle qui, che se vedete è un rosa chiaro chiaro. Anche questa è un po' farinosa, non è... è abbastanza elastica, devo dire. Vedete, è abbastanza elastica, cioè giusto diciamo, quello che serve proprio da... Questa mi ha data un amico tatuatore, il grande Peppe Tattoo. Se vedete anche le righe vengono abbastanza bene. È un po' difficilotta da pulire durante il tatuaggio, però poi il risultato finale a me piace. Magari se fosse stata meno farinosa forse poteva essere una scelta migliore, però diciamo che tra tutte non è male. Anche qui si vede lo stencil, ma questo è perché ho fatto asciugare lo stencil 24 ore. Non lo fate mai, perché lo stencil poi non va più via, raga. E quindi questa io diciamo che, anche se è un po' a malincuore, però la terrei, perché il risultato alla fine è buono. Poi raga c'è sta lei, questa è una buona pelle, elastica, si scrive bene, guardate che definizione, questo è tutto 1 RL e 3 round shader, si pulisce bene durante il tatuaggio. Questa regà per fare migliorismo secondo me è molto buona, ma quello che mi sorprende è l'elasticità. Lo spessore è sempre 3 mm e poi c'ha, in base al verso in cui la mettete, da una parte o dall'altra, è più farinosa e più lucida. Infatti questa per tatuare ha un verso e diciamo questa qui a me piace, è una buona pelle. Questa diciamo che mi ha dato parecchie soddisfazioni, guardate come si disegna bene qui, e diciamo è un colorino un po' più sul marroncino, ma sempre molto chiaro e sempre sul giallognolo, ma non so se si vede. Questa sotto praticamente è la sorella gemella, però rispetto a lei cambia per il colore. Guardate la differenza, più gialla rispetto a questa. Se notate, le pelli molto elastiche tendono anche a trasparire tanto. Vedete, se vedete la mano sotto, vedete l'ombra? Le pelli più farinose rimangono invece molto più rigide e poco trasparenti. A me mi piacciono più queste due pelli. Queste, raga, secondo me, sono le pelli migliori per tatuare a casa e fare esercizio. Anche questa è leggermente più dura di quell'altra, sempre elastica ma leggermente più dura. Comunque sono morbide, vedete, non rimangono i segni quando la spiegazzate. Questa generalmente su Amazon è venduta con questa foto così, la riconoscete subito. Comunque di queste qui che uso c'è stato il link sulla mia vetrina Amazon, vai a buttare un occhio. Che dire regà, secondo me questa è la vincitrice di questo formato. Quindi abbiamo questa e questa, che secondo me sono le vincitrici, anche se questa come colore mi fa un po' schifo. Mi piace più sto giallino, però si avvicina molto più alla carne questa. Queste sono le due vincitrici di questa recensione. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche pelle da farmi vedere, che la vediamo insieme.
Noi se becchiamo la prossima, bella. Dai.